Vediamo un po' cosa ci riserva. Presente by Mix. What is cracking, everyone? Welcome to the GC4 Mi sta Guerrilla craccando. Collective 2023 Summer Barbecue Beach House Festival Showcase. We are bringing the heat that is going to set the tone for things to come during this wild week of gaming events. I am your host, J-Dub, aka Justin Woodward, co-founder of The Mix, the Media Indie Exchange, Interrobang Entertainment, Credo di advisor conoscerlo on the lui. Black Game Forse l'ho già Developer visto. Fund, and Lei no. Black Voices in Gaming. I'm with my lovely co-host, the talented Jay Watts. Hey, Jay. What's up, Justin? I am Jay Watts, Ha artistically citato la Black known Voices as in Letter Gaming. J, and I am the founder and Vabbè, per CEO un'altra cosa. of Corks Fare quelli Gaming. con letto. We are starting off this week of gaming showcases and events, which has come full circle with us filming at the Kind of Funny studio in San Vecchio Francisco. discorso dell'anno Shout scorso out sul to the Black Voices KFC. in Gaming. Vabbè. Some history about the GC. The Guerrilla Collective was created due to the fallout of 2020 and no in-person E3. So we decided to come together with publishers, developers, game enthusiasts to organize and deploy showcases, guerrilla marketing style, and add some flavor and style by giving folks a creative jolt this No, season. no, non c'è, non c'è. Definitely giving people that flavor, that jolt. This No, year non is c'è la no ruota. different. We are sparking off the summer sizzle by Zago dropping deve some decidere questo mese exclusive cosa fa game fare e drops, basta. reveals, updates, and developer commentary for their titles. It doesn't stop there, though. After this show, we will pass the mic to our friends who will be No, making Matt, mi some more dispiace. reveals and drops at the Questi sono Guerrilla indie e Collective basta. Publisher Spotlight Show, featuring awesome Magari annunciano new un game successore announcements spirituale. from Freedom Games, Hype Train Digital, and Tiny Build. If you're in Buonasera. LA, we got some more stuff happening, so it doesn't stop there. In LA, we're going to be invading the scene with 40 new games at Wisdom for a lot, and we have a live Ok, stream in with our LA partners, invadono, Viz and the invadono Completionists. LA. More info at Tutto bene? mediaindieexchange.com. And we will also follow things up next week with Black Voices in Gaming and Dames for Games. Ah, prossima which highlights settimana c'è Black Black game Voices in Gaming, developers ok. and women in the game Dames industry. Games, Check us vabbè. out on Twitter at Guerrilla Collect, not Guerrilla Collect. Non so della and conferenza? at Indie Exchange Non and ne ho everywhere idea. else at Guerrilla Un'oretta Collective presuppongo, and Media massimo Indie un'oretta e Exchange. mezza, ma Make non lo sure so to tune onestamente. in into our Twitch, subscribe to our YouTube channels as well. The developers and publishers on the stream have blessed us with the Steam keys from games in their catalog. Oh, When you see the following QR code, grab your phones, take a flick for your chance to grab a great ma game. devo QR code, vedi il We've QR also teamed code. up with the exquisite folks Allora at Valve dovete to grabbare il showcase QR code, our mi stream raccomando, on their platform in prendetelo. order to support the devs. Ok, Be ok, sure to Matt, check out the ok. event page on Steam. Grabba il where QR you can code. wishlist, buy, or play the games that are featured in this event. Cellulare, come faccio a prendere il cellulare se ho Definitely già do il that. cellulare? Always helps. And we also have some Non lo amazing so. sponsors. We want to give a big shout out to all È un po' of them particolare. for helping us to make this thing happen. Freedom, Hype Train Digital, PlayStation, Raw Fury, Tiny Mamma mia, Build, PlayStation, Symbol ragazzi, Entertainment, letteralmente incredibile la Aquapara, PlayStation, Astro, incredibile. HeroCraft, Dopo l'ultimo Joystick evento ancora Ventures, più Neon incredibile. Doctrine, Ravenage, Razer, Steam. I was about to say Stream. Yes Bird, Wired Productions, and Steam, che Experience impressionante. Studios. Such a mouthful. Yes, and shout out to our broadcasting partners for shooting this showcase and the developers on the stream. Twitch, IGN, Comunque in GameSpot, caso Matt ci sarò Steam, pure dopo. and Kinda Funny for hosting us. Big up Che for dobbiamo the tenere tombi. developers, always showing love to the devs who are participating and all that have Comunque lei mi sto rompendo le palle di games Zelda. and resources Ora to penso make che this lascerò un po' la possible. storia. Madonna. Yes. They are so Tu non ce la fai proprio con i giochi lunghi. But enough of all that. Con i giochi Let's get grandi. started with our first set of games this summer Sì, Matt. with some undeniable bangers beginning with a world Ho premiere. sentito la roba degli sponsor di Twitch e la gente se ne vuole andare ormai. Ho sentito Moist Critical, ho sentito Asmongold, tutti big, basta, si vogliono levare dal cazzo. O perlomeno non fare solo Twitch. Vediamo su World Premiere.
Dai con la pixel art. Pixel art furry. Esatto, Momo. Perché mi sta piacendo un sacco, ma niente, per me è fisiologico, dopo le 45 ore mi rompe i coglioni. Devi giocare giochi più corti, secondo me. Terra memoria. No, ancora faccio un euro. Se 10 non è horror, ma almeno è furry. Che è successo con Twitch, poi ne parliamo magari dopo. In caso passare un link qualsiasi, ragazzi, per la notizia, è tremendo. Twitch proprio... Assolutamente, Momo. Io adoro gli indie. Ma col fatto che ho detto che voglio portare soprattutto giochi retro sul canale d'ora in poi e non giochi troppo lunghi, a volte qualche indie ci scappa pure. Cioè, se ci fossero solo i AAA, madonna, meno male che ci sono gli indie a basso budget e che c'è tanta roba di qualità. Tu sei un indie Ray? Beh, sì, sono indipendente, sì. Quindi che è un city builder? No, forse no. Solo in coop. Ok, vai in giro, fai cose, costruisci case, ammazzi gente, ti fai la tua dinastia. Ti giochi corti, vabbè anche. No, vabbè, in live non è più sostenibile, tutto con le live che ormai non faccio live ogni giorno pure. Già non è sostenibile prima, ora poi è impossibile. Ormai è tra i giochi di AAA che ogni tanto escono delle perle. Più o meno, più o meno non è così stupido come commento, eh. Uh. Questo è un Metroidvania. È tutto un Metroidvania. Se sai scroller è un Metroidvania, così. Comunque lo sentite bene l'audio della live, vero? Se non lo alzo ancora. Intendo della conferenza, se non lo alzo ancora. Ok. Store his wisdom. Conquer distances. And as symbols of his divinity. We are forgotlings. Quello è Pinocchio, però Pinocchio nel petto. Oh, Armadio Kun. Comodino, Chan. Un po' strano il character design. Però è carino. Combatti pure contro i cassonetti. Sembra interessante. Per me. Ok. Nobody is beyond redemption, Chelsea. Questa è incazzata. Nobody. No matter who they are or what they've done. The right path is always there. If we choose to walk it. I sacrificed my health, my body, my life, everything. Interessante. Cyberpunk, vabbè, ok, l'avevo capito prima. What do you want? My employers have a job for you. You ever heard of the Underground Fight Championship? Oh, the game is still being played, Chelsea.
You just never realized it because you're only a pawn. Cos'era nel detto gira sul Mac ora? Ah, hai visto. Hai visto perché c'è Death Stranding su Mac? Sai che mi sta ispirando questo? È particolarissimo, insomma, molto interessante. I'm not a pawn anymore. Now I'm one of the players. Mi ispira un sacco. Ha un gran bello I don't stile. know who you people are, but I am coming for you. Still afraid of the dark, sis. Beh sì, insomma, se la questione è che puoi emulare il Windows, minchia. Evolutis, Duality. Mi ispira un sacco questo, è figo. Oh. From time to time, I ask myself, is it possible to miss something you've never known? Let me rephrase. Is it possible to be homesick for a place you have never been? Carino. So perché la prima cosa che mi è venuta in mente, vedendo le cose in aria, in cielo, è questo stile e quei robottini, quelle sorte di robottini golem, robottoni. Mi ricorda Laputa in qualche senso. By the time you read this, I'll be gone, Sembra carinissimo. and the world will look very different from how it does now. But the island should still be there. They built this thing to last. Come to the island if you ever get lonely. Bello stile. Sembra davvero carinissimo. And think Europa si chiama. Si chiama Europa. Nice. Ispira. Vedo che è questo. You died. Questo è molto Shadow the Colossus in miniatura? Light Odyssey? Non lo so. Devo vederlo meglio. Pensavo fosse competitivo, ma forse è cooperativo. Sto vedendo che combattere solo contro i mob. Abyssus. Non riesco a inquadrarlo molto, di la verità. Non mi ispira granché personalmente. Exclusive. Vediamo un po'. Oh, altri furri, dai.
Animal Crossing tipo? Ah no, prendi cose. Forse risolvi enigmi. Sì, tipo, probabilmente tipo risolvi enigmi. Che oggetti è giusto al momento giusto. Qua sposti gli alberi. Ho bloccato la strada. Tiny Sticker Tail. Ok, risolvi le cose con gli sticker. Welcome to Dwarf Delve, a randomly generated roguelite set within treacherous mines filled with darkness, dangers, and above all else, loot. Ok, roguelite con i nani e grafichetta pixelosissima. Scouring the deepest, darkest mines for anything of value. Tin, gold, maybe even treasures of a less common nature. Stepping into the boots of a new delvling can be tricky. Luckily, each time you risk your beard for loot and make it out alive, you can spend your ill-gotten gains on plenty of new tools and equipment upgrades. Vabbè sì, è un roguelite, una volta che hai finito, in un modo o nell'altro ti può potenziare per la prossima. You can also exchange loot for skill points, increasing how hard you can hit, how far you can throw, and how much you can carry. Between your adventures, you'll be able to relax in your quarters. Upgrade your living quarters with a huge array of wallpapers, rugs, carpets, paintings, even new cushions. Here, you can refine ores into crafting materials, purchase new Non mi furnishings for your ispirava home, and even do a spot of a cooking. primo sguardo, però in realtà Special sembra edible piuttosto carino. ingredients, giving you special perks when you cook them into fully prepared meals. In the future, unlock the workbench to unpack and build flat-packed, newly purchased item blueprints, even following the included construction guide. Build a rail and minecart network to move your loot around whilst you dig deeper for rarer treasures. But remember, it's best not to get too greedy. These mines are ancient and unstable. One wrong boot could cost you your life. Dwarf Delve was developed with a love of exploration and Sembra molto discovering lento shiny però, loot in sembra mind. molto From lento. sandbox titles such as Minecraft and Stardew Valley to rogues such as Diablo and Vabbè sì, che Borderlands, ci I fosse wanted to ispirazione di include as many Minecraft si era secrets as capito. possible within the environment. From puzzle dungeons to obscure items that would make players come together to solve and build a sense of community. The experience is constantly evolving, and I look forward to raising up our battle mallets Non together lo so, però very soon. cioè, non sembra male, però sembra molto lento. Wow, questo che è? Humanity's thirst for knowledge led to our greatest triumph and our ultimate downfall. We opened the door to worlds beyond our comprehension. But from that door, an unimaginable evil called the Root slipped through and destroyed everything. A couple decades back, we dealt the Root a heavy blow. Bought ourselves some time. We rebuilt as best we could, licked our wounds, and forged a path forward, step by step. But our time is running out. Everything is prey to the Root, and as long as they exist, we will always be hunted. That's where you come in. We need you to journey to some dangerous yet wondrous worlds and stop the Root once and for all. Mi ispira. To survive, Sembra you need figo. to push every skill you've got to its limit. But we don't just need you to survive. We need you to prevail. Use whatever gear you can find. Modify your weapons with what you can scrounge up in your travels. Sì, sembra carino. Bring the backup you need. We're counting on your travels.
Stop this infestation before it Non so se è solo in co-op. flickering flame of humanity. Come gioco giocare anche da solo. If you fail, well, let's just say failure isn't an option. Mi ricorda un po' Remnant in un certo senso. Con di Ashes intendo. Everything we know and love will fall to ash. From to Ash. Ok, vuoi vedere che è Remnant? Ecco, infatti. Mi ricordo un po' Remnant. È Remnant. Ok, vedi che mi ricordavo. Light Odyssey came out of nowhere and is looking super interesting. It's great to have games from all over the world showcase at the event. Indeed. Once again, we've teamed up with the exquisite folks at Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. It's all about the devs. Be sure to check anche out su the Steam lo event- stiamo the event streamando page on questo. Steam, where you can wishlist, buy, or play the games that are featured in this very event. Up next, if you like takes on 2D classics or fast-paced action, our next segment dives into some fun and compelling takes on games in the neo-retro genre. Let's roll. Neo retro genre. Ah, comunque, insomma, domani sera alle 21 c'è il Summer Game Fest. Io lo vedrò. Quindi se ti va, mi troverai qui. Oh, che è un contra-like. Ah, ok, va bene. Cioè, assomiglia a Contra, sì. Vabbè, quel tipo di gioco non esiste solo Contra che è fatto così, però sembra prenda abbastanza di ispirazione Contra. Chissà se è bestemmiante come Contra. Molto probabilmente lo è. Iron Meat. My name is Joachim, also known in the community as Hipshot, and I'm the creative director here at Crackshell. In this video, I will in part explain how Hammer 2 differs from our previous titles, the original Hammer from 2013 and Heroes of Hammer from 2018. I won't dive into everything different because it would be a video too long, but I will pick out a few major features. As you might know, the first game is a simple fixed hack and slasher, and Heroes of Hammerwatch is a roguelite with randomly generated levels. And now with the sequel, we are going for a more open-ended action-adventure Un experience. sequel, questo non The conosco first manco big thing is, originale. of course, player classes, the characters that you play as throughout your journey. They are very simple in the first game, and you only have few active and a few passive skills. In Heroes of Hammerwatch, it was all expanded with more variation. Different damage types were added, and various tweaks to all of this, of course. With Hammerwatch 2, we cranked that up with tons of active and passive skills, which themselves have cool sub-skills. And all classes now have a range alternative, if they had none in the previous games. So it's actually possible to make an entirely ranged paladin in Hammerwatch 2, no shield, Sì, no boh, sword, sembra tipo but un... whatever class you pick still needs items and gear. esplorare In the queste first game, catacombe, we questi really didn't posti have insieme any a items altre and gear. We had a parti. few permanent Immagino ci upgrades, sia anche but co-op, non siamo that's solamente it. contenti di In più Heroes, quelli. we added collectible items with great variety that might change the game experience Non quite mi a bit. ispira For particolarmente, Hammerwatch 2, onestamente. we have made a system more similar to bigger action Va RPGs, molto anche where ai you gusti, collect per items carità. in your inventory that you can equip, sell, or just throw away. You get the items from fallen enemies, hidden secrets, solving quests, or buying them from some store, or you can even craft them. Gear and equipment have different randomized stats and features.
Some other items are made for crafting purposes, some items are made to be used once, some are made for quests, and some are just useless. Speaking of quests, where we had very simple missions in both previous games, like finding those planks or that prison button, we now have a fully fledged out system with dialogue, different choices and rewards. Quests can be completed in various ways and can become very advanced. Most quests you get from non-playable characters roaming around in the beautiful world of Hammer's 2. And while we're on the subject of world and levels, the first game had a very linear design path where heroes had a generated level system that changed every time you play. In Hammer's 2, Vabbè, comunque scegli la classe che vuoi. Puoi giocare sia da solo che in coop, suppongo. Or levels generated from some kind of prepared composition mix. E beh, fatti sti dungeon. Un po' roguelite, sì, roguelite, ti pare di aver capito che random generati randomicamente. Hammerwatch. No, personalmente non mi ispira, personalmente. Nintendo Switch? Super retro questo. Ah, lo puoi anche fare il tate mode su Switch. Ma è solo Switch? È possibile? Sembra carino, carino, molto semplice, molto... Ricorda molto dei titoli di quell'epoca. Annalyn. Ito Switch, so quindi solo su Switch? Host di Fat Park. Non mi interessa praticamente il gioco, però la host è carina. Pure qui, grande. Space Club. Dagli coi furri. Ok, è un beat 'em up. Non mi piace molto comunque il design, onestamente. Né dei nemici né dei personaggi. Ok, questo credo di sapere qual è. Non mi ricordo il nome, adesso compare. Però devo ancora giocarli. Somigliano molto ai Mega Man. Però non mi ricordo adesso come si chiamano. Era tipo XXX qualcosa. Devo ancora giocare però, mi spiace. Eccolo qua. 3XX. 3XX.
World Premiere. Aspetta, quindi... Oh, aspetta. Devi scegliere tu e digitare tu le lettere per fare magie e fare cose. Sì, assomiglia a un Undertale di base. Però sembra che sia molto diverso nel gameplay. Devi selezionare ogni volta le magie da utilizzare, ti inventi tu le cose, forse. Lexi, mi sembra carino. What? My name's Dynamite Anton. I'm destruction worker. Some people call me the Dynamite Man. Ma che cazzo. Ah, un... Ok, assomiglia molto a WarioWare. No? Tra l'altro mi ricordo che devo giocare a Pizza Tower. Mi sembra fighissimo. Lo stile è geniale, è carino. It was a really bad job. I would fall down sewers, fall down manholes, and I would have to climb my way back up. And then my roommate would just tell me, "You smell like shit." You know, kids always come up to me and they're like, "Hey, Anton, say the line. Anton, say the line." And I gotta go. Does anyone here want to buy Anton Blast? It's time to paint the town red in Anton Blast, an explosive adventure coming soon to Steam and Nintendo Switch. Sembra figo, sembra figo. Ma mi ricorda pure moltissimo Pizza Tower, che devo giocare, guarda. Vabbè, è ovviamente Wario. So Justin, I know you're making some waves. Making that happen. You're making waves in the Neo Retro games. Shout out to Graham of Legend for dropping his latest Super Space Club as part of the Black Voices in Gaming. What was one of your favorite games in the last segment? One of my favorite games, which kind of came out of nowhere, was Toxic Crusaders, side-scrolling brawler. It looks super dope. It's taking me back to my childhood with all the È quello che mi ispira di me. Ho visto finora, o quasi. Leveled up Wario type of vibe, super dope. Definitely make sure to check out those games on the Guerrilla Collective Steam page, wish list the games, play the demos. It helps them out. I can't say that enough. Yo, shout out to Steam. Bello comunque c'è Up tutto su next, we are Steam. raising the stakes and creeping into your mind like Freddy creeps into dreams with some new trailers in the horror genre. We've got an update for the Perché mi June sembra che tipo inspired zoomino, world cioè tours. le telecamere sono We're gonna mix questa, things up. però zoomano da Fast uno o and dall'altra Sounds mad, e si... ti perde di risoluzione. scared off. I'm here Strano, for cioè it. non c'è un'altra telecamera. È la stessa telecamera ma zoomata. Che è sta roba? Serum. Welcome to Serum, an immersive survival game where you're trapped in a world engulfed by a green, toxic substance. You're stranded without any memory of how you got there, and a device implanted in your hand ticks down the seconds until your life is over. Whoa! In order to survive, you need to inject yourself with serum, and that's where the game's unique brewing system comes into play. By mixing and matching different types of substances, you can unlock dozens of powers and hidden abilities that will help you survive.
To extract the liquid, you'll need to gather plants and Quindi il hunt tuo down scopo è the mutated sopravvivere, animals that lurk in the sopravvivenza, shadows. esplorazione ovviamente, e hai minuti contati. You also find Se mysterious non ti notes and droghi, blueprints left behind by someone that has muori. been there before. Use those to craft devices, weapons, and deadly traps. Uncover the truth about the dark mysteries of this world and prepare for the final encounter, alone or in a co-op mode. Apri il coop. Ah, l'OM mi sembra la cosa migliore. L'ha fatta apposta per sentirti braccato, impaurito, con minuti contati per l'appunto. Serum. Non so, secondo me... Is in your hands. Allora, è una cosa secondaria qui, però certe volte mettono la coop per forza in certi giochi, quando magari non si sposa bene, e li peggiora. In questo caso è una cosa a parte, quindi vabbè, che se ne frega. Però mi viene in mente, che ne so, Dead Space 3, il fatto che fosse solo coop, anche solo con la CPU, insomma, rovinava molto il mood da horror. Che? Ah, ma stai seguendo dei bambini, non sei bambini. Ho preso un sacco perché è arrivato mio zio Mannaggia. C'è stata roba carina, altra roba meno carina secondo me, però c'è stata roba carina. Qua non lo so che sta succedendo. Ok, non capisco se sono bambini o se sono solo persone, se è solo lo stile che li fa bassi. Che tipo di gioco è? C'è manco una host. Cioè, sembra un po' horror, ma non lo so. Le vibe. So più horror loro. In faccia. Se no mi spatti in faccia un jumpscare. What the fuck? Non ho capito un cazzo. Che gioco è? World of Horror? Oh, minchia, finalmente esce dal... Dai! Finalmente esce l'Early Access. Finalmente. 50 anni di Early Access. No, io non l'ho provato, ma mi ispirava un sacco, però io ho l'allergia per i giochi in Early Access. Ma dov'è Matt? No, Matt se n'è andato, mi sa. Era arrivato il suo gioco, praticamente. Madonna, finalmente esce. Finalmente. Intendo in 1.0. 19 ottobre. Cavolo, mi ispira. Avere 35, infatti. Sono le 38, 39 adesso. Bello, però, finalmente esce, cazzo. Anche su Switch, anche su Switch, anche su PlayStation. Xbox non l'ho letto, ma beh, suppongo anche su Xbox. Se no, forse c'era, ma non ci ho fatto caso. Se uscito sul Game Pass, che fanno quando esce Xbox? Altro survival?
Allora, sono contento che finalmente... In realtà, mi ricordo che c'è stato un periodo, forse l'anno scorso, non mi ricordo adesso, che molta gente era dubbiosa che sarebbe morto World of Warcraft, perché non c'era un update da tanto tempo. Ma finalmente si è andato avanti. Bene, bene. Ah no, ma non è che ti è quel tipo di horror con l'amico invincibile. C'è il diavolo, il diavolo. Pneumata, va bene. Non mi ispira per niente, mi dispiace. Hi there, I'm Sid, a dev at Metric Empire. In our game After Battleshapers, you're Shapers. playing as Ada, who's reactivated to renegade robot overlords who have taken over the city. Working with what little information you and Ada have, you'll be gunning down Ora in prima hordes of persona. enemy machines in our bot-busting roguelite. Ada is equipped to work all Roguelite, different pure kinds questo, of ok. guns, and if that's not enough, her fist will certainly do the trick. Da un certo anno in Once you've poi perfected wielding powerful weapons and sono abilities, iniziati a spuntare una marea di roguelite. Roguelite e Metroidvania nei giochi indie. Si sono un po' fissati su questi due generi molti. Sembra carino comunque, lo stile mi piace pure. Un po' tanto, sì, un po' tanto. It's up to you to save the city of New Elysium and bring it back to the utopia it once was. Infatti io per quanto ami gli indie, comunque anche gli indie hanno la loro fetta dei problemi. E comunque esce anche spazzatura lì, non è che non esce. La cosa migliore è giocare qualsiasi cosa senza pensare non c'è il graficone oppure in pixel art, sti cazzi, cioè. Pensa che è un bel gioco, basta che ti ispiri, giocatelo e basta. Giocate indie, basso budget, AAA, quello che cazzo vi pare. Non mi concentrare solo su un tipo di gioco grosso magari, che sennò mangiate male. Mangiate tutto, è la cosa più importante. E trovate bella roba ovunque. Anche perché per i giochi Metroidvania devi saperli fare. Sì, anche il roguelite devi saperlo fare. Però sì. Ci sono tanti roguelite, sì, beh, roguelite un po' sì, anche Metroidvania che sono banoni. Anche abbastanza banoni. Give me a break. Però sono davvero contento per World of Warcraft, ci sto ancora pensando. Questo sembrano stylish shooter. Sorry, son. You're not done. Get back in there, agent. Dead Link. Vabbè, non sembra male. Luglio 27. This land is cursed. Where my people roamed freely, now roams only death. It came with the white man on his
white man brought with him corruption, greed, vanity, Vanity. ignorance. Che sono questi, gli indiani che si vendicano? He killed on holy ground, and the Great Spirit has abandoned this place. The dead can no longer leave the mortal realm. Restless and enraged, they wander the earth, craving for more living flesh. A fate worse than death, undeserving even for a stupid white man. Light still flickers within you, stranger. Go now. Leave this place. May the Great Spirit take pity on you. May your soul find peace in the spirit world. Horror stealth shooter. Hai voluto vedere un po' di gameplay Yo, però. Sparky is destined to be streaming and Cioè, l'idea è interessante. Però avrei voluto vedere un po' di gameplay per rendermi Blood un'idea. West is a great addition to the throwback FPS gore fest from back in the day. Looking forward to being creeped out by all of those titles. I mean, World of Horror, we've had that in a couple showcases. It's been a game Finalmente changer in the World of genre, Horror. and we can't wait for the updated version of that release. Super, super dope. Before we move on, we want to thank all of you all for tuning in and checking out the games in this showcase. But after this, there's going to be more. We have a showcase with our friends at Freedom Games, Tiny Build, and Hype Train Digital with the Guerrilla Collective Publisher Spotlights. Yes, we do. Vedo. Also, No. make sure you check out our Mixed merch store to support us. We've got caps, shirts, pins, the whole nine to make you wet with amazing drip. Mad drip. Coming up, we're also going to take you through a tour of various up-and-coming RPGs and titles that will have you taking up epic side quests. with RPGs. style. Grab your maps, Aspetta, potions, the RPGs. turnbuckle, and your favorite classmate, and let's hop in. Let's get it. Microsoft. Ho preso tutto perché RPG. Allora, lei mi ispira. Mi piace lo stile. Sembra figo. Sai che mi ricorda? Questo mi piace anche a me. Sai che mi ricorda? Così mi viene sta venendo in mente in questo momento. Persona 1 o Persona 2. Mi dà quelle vibe. Il gameplay. Poi è rossa, quindi grande. Sembra interessantissimo. Anche la griglia serve, forse devi spostare sulla griglia totale. Demon School. Mi ispira tanto. Lo stile mi piace e il gameplay mi piace. Esce ovunque. Bello, mi ispira. Questo è Zeldaro, questo. Classic Zelda. Apogee.
Crea il tuo dungeon. Ah. Ok, sblocchi tutti i vari cosi. Carino l'idea. Che è una figa, ma non ho lo scazzo di creare il mio dungeon, onestamente. No, quello neanche io. Infatti sto gioco non fa per me. Però sembra carino. Immagino li puoi condividere con l'altra gente online per forza i dungeon. Cioè, share maps, ok, perché sennò uccideva abbastanza più Nasher l'idea. Quest'mas è molto carino. Non è per me, però è molto carino. Okay, what is that? Demons. Oh. Being a bishop ain't easy. It takes a toll in ways you can't imagine. Sacrifice. One day you'll find out the same thing. Now get back to work. Feel Shale's power. I've no time for this. Background Story Excel Combat e RPG System. Citano Background Story? Devo ancora giocare? Penso che si porterà in live. There are things that the living cannot understand. Death is only the beginning of the final voyage. It's just not that time yet. No, allora, non so perché mi lascia un po' stranito. Non è brutto. Sembra figo. Però non so perché non mi convince. Che è? Master of Rails has arrived. Ready for another adventure? Un buon New Odyssey. Sì, ma non ho ben capito. Questo guardi è... Esatto, uomo, esatto. Non ho ben capito, onestamente. Mi hanno mostrato paesaggi così come venivano, ma... Ah, Dark Deity 2. È un po'... Se non lo conosci, questo qua è molto... Fire Emblem. È carino il primo. Allora, questo devo giocare il primo, c'è l'account di un mio amico appena preso il gioco. Sì, ok. A me pare che... Mi sembra che l'hanno regalato sull'Epic, lo devo ancora giocare. L'avevo visto un pochettino, però sembrava carino. Solo che ora ho cominciato Danganronpa 2 e Sekiro. Mamma mia, Danganronpa 2 e Sekiro. Sekiro, bellissimo, impressionante. Danganronpa 2 mi è piaciuto molto, mi ha divertito molto, in verità. Lo prendi per quello che è, mi è divertito molto. Però devo giocare ancora l'ultimo Danganronpa, ancora mi manca quello. Welcome to WrestleQuest. My name is Zach. WrestleQuest. I'm the Chief Powerbomb Enthusiast at Megacat Studios. A te stanno piacendo Danganronpa 2 e Sekiro? So without further ado, let's get down to it. So the area we're showing you today is the Jungleology Wilds. It is a jungle-themed board game, and as you can see, we've got some pretty cool effects here. We've got the sunlight coming in, these leaves blowing in the wind, and this gorgeous river. Why do we add a river? Well, if you want to make them quiver, you gotta have a river, right? This is the dungeon that's sort of towards the beginning of the game after the first initial act as you open up and get to start exploring, the rest of the world map. So we're going to show you some of the features this dungeon has to offer.
Ok, però fammi Got capire. another enemy type here in the middle there, the luchador piggy bank, the money pig. Ah, ok. Take care of him for us. Quindi c'hai i tuoi wrestler e combattimento a turno wrestling contro i nemici, contro i mostri e altro. Not all enemies will need E fate le mosse di units that are wrestling. wrestling-based or, you know, sort of like tough guy characters. So here we have this kind of swinging bug zapper here. Useful for the jungle, no doubt. As you Ehi get Davide, to Jungleology, you'll come to this area, the bright light buonasera. areas. As you can see, there's these prismatic sprays of fire that are hot enough to melt the shades right off your face. Ma non so qualcosa di interessante, qualcosina sì, qualcosina sì. snuck by that enemy. Every enemy in the game. World of Horror finalmente esce. Movement pattern that if you Te watch lo ricordi? you usually sneak by them. Questo sembra assurdo, sì, sembra piuttosto assurdo. Of, you know, do I want to fight this guy or Però ecco, piuttosto che questo che parla e sta fermo mezz'ora, magari fammi vedere qualcosa nel frattempo. Hai capito? Sì, finalmente esce. A ottobre. changes the light of the bulb, which if it matches the rocks makes them disappear so you can continue. Cioè, sembra anche carino il fatto che combatti a turni con le mosse di wrestling, cioè è carino, però come me lo stai presentando, Through everything, there's some unique rewards you can find here. Here we are at what appears to be another statue area. What could it be with these scaly, slithering? Oh my gosh, it's Jake the Snake. That's right, Jake the Snake Roberts is here in WrestleQuest. We can't do a WrestleQuest video without talking about our main guy here, right? Macho Man. That's right, there are multiple Macho Man statues across this gigantic world map, and if you visit them all, ah, è una warm-up questa. best prize. Se non so male prendere schiaffi il tipo primo, che trailer è, sì, infatti. No, ma mi ha fatto vedere un cazzo, lentissimo. Fammi vedere un po' di combattimento, fammi vedere delle interazioni interessanti con i nemici. Fammi vedere qualche dialogo, non è che stai lì fermo. Oh. Ok. Comunque tutto bene, Davide? Stai studiando? Allora, ultimi giorni di lezione, ok. Buona fortuna. Non sembra brutto, però non mi sta facendo una bella impressione per niente. Forse è lo stile grafico che hanno adottato con questo... non lo so. Mi sembra talmente poco interessante guardarlo, non lo so. Ok, roba con le carte. Con la griglia alla... Tactics, la di Tactics. Rospi. Ti piacciono i rospi? Expand and protect your settlement. Ok, quindi costruisci pure la tua base. È sicuramente molto particolare. Ma il rospo sa solo sparare, non c'è nessun tipo di attacco. Seleziona carte diverse, ma sembra che fa sempre la stessa cosa. Sono carino, preferisco altri animali. Sì. Toads of the Bayou. Arcseed. Robottoni?
Alpha footage. Spot di Archangel. Ok, una roba un po' alla Eva, direi. Concept perlomeno. Build your defenses. Sì, sembra sì, uno strategico a griglie, sembra. Strategico a turno con le griglie e le carte. Enemy turn. Non saprei, nel senso. Choose a reward? Ok, roguelite pure questo? Questa gli è venuta la prova? Ma onestamente non mi ha fatto una bella impressione. We'll be right back. We'll be right back, quindi torno adesso. I can't wait to jump off the sono già turnbuckle back. in WrestleQuest. I can't either. I've been waiting for that one since it was announced. Mi stavo per I love how they alzare. look like articulated WWE toys. They're so cute. They look super dope. I love those toys back in the day. Yes. I've also been waiting to share Demon School goodness. Demon School, bellissimo, impressionante, mi ispira un sacco. Or Persona, how do you say it? It's looking super sick. Shout out Sì, to assomiglia, non so se tu sai di quale persona stai parlando, però si assomiglia un pochettino a Persona 2. What time is it? Più o meno. Giveaway time. A me, chi Key drop kids. prendete Scan the QR code on il your QR code. Io scannerizzo il QR code, mamma mia. From the developers and publishers in the showcase, they could be previous titles. It's a grab bag. Awesome games that we're giving away. So up next, we have some really big world premieres and exclusive updates on Cerebral Games that will make ma devo pure you scrivere, take your time before making that crucial decision that may be the difference between life and depth in games that have that strategy and simulation flavor. Ma che cazzo? Oh! Che è sta roba? Thank you. Welcome to Crashlands. Ok, l'ho fatto. Explore a world filled with wonder, mystery and Beh, io ora scendo, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao, insomma, grazie per essere passati e grazie ancora per il Prime. And slap those too. Just slap it all, except these. Okay. The great outdoors isn't so great when you've got no indoors. Best to make a home for yourself, but not just yourself, because loneliness sucks. So build a friendship, because that kind of shit. Oh, stile carino, stile è carino. After all, if you're gonna make it on this planet, you'll need all the help you can get. Prima non lo conosco. Ok, carte, minimale, roguelite 100%. Cos'è, una specie di... Ma che si chiama quel gioco? Oh mio Dio, non ti nome.
No, non mi ispira onestamente. Time for a change. Fighting game con le carte? You wanna fight? Can't catch me. Ma aspetta. Con i caratteri l'ho già visti, ma... Sì, è di... Sì, è quel gioco, quel picchiaduro free to play che avevano fatto, che ho provato e non mi è piaciuto per niente. No loot boxes? Pensa, te lo devo pure dire. Sa che punto stiamo. Ma non lo so. World Premiere. Quattro per? 4x? 4x. 4x si dice. No, puzzle gameplay. Sembra tipo... come si chiama? Campo minato. Non vedo l'appeal personalmente. Un attimo. Mi hanno portato da mangiare. Che casino, scusa. Mi hanno portato da mangiare. Cos'è questo? Ma mi fa quella presentazione tutta bellina con i personaggi tutti caratterizzati e poi super mignon pixel art. Mi smorsi l'entusiasmo così. Cioè, pixel art va bene, ma così piccolo. Non c'è come pampano. Che faccio però? Welcome to Jumplight Odyssey, and let's take a tour of the SDF Catalina. Alpha Because that's gameplay. you, your Princess Euphora, leader of the Palladian people and captain of this fine starship. From the bridge, we'll be able to upgrade numerous things, activate our holo table, chart our course, jump to other systems, and of course, interact with our division officers at their command centers. But let's go down a deck. Just like that. Because in C'è la Jumplight tua nave, Odyssey, la you'll be able to gestisci. navigate all of the decks of your starship using our unique, never-before-seen, incredible cross-sections inspired form of navigation. And this deck is the Promenade. Just below the bridge, this is where crew spend most of their social time and rest and recuperation. Coming together for activities, strengthening relationships, and even doing a little spot of gardening or rummaging the vending machines. Now, let's go to the quarter deck. The quarter deck is where the action happens, so to speak, whether that be manufacturing, building supplies, keeping the power running, showering your crew, feeding them. This Ok, is the gestisci la tua navicella spaziale. and it's what keeps the ship running day to day. Now, also, a starship needs a flight deck. This flight deck is where you'll scramble your fighters and launch all of your away missions. Away missions are a crucial method of gaining resources from the systems you'll be jumping to. And the last of the Catalina's main decks is the lower deck. Now, usually the lower deck when you start a run is largely empty. But as captain of the starship, we've built this out to our design for the needs of our crew and our mission. And next up is something that we've never shown before. Toast. This is the Jumplight Drive. In the engine room, you'll find the capabilities to harness starlight, raw starlight, in a somewhat stable form
called Jump Light. Jump Light is what will power your journey throughout the stars and hopefully to the Forever Star. There is so much more to show you of the SDF Catalina, but also of Jump Light Odyssey, our Starship Adventure Sim. And in the coming months, we'll be revealing more and more about this title. So please, wishlist the game, join us on Discord, and come along for the journey. Non fa per me. Cosa mi ha fatto bene? Buongiorno, my fellow mobsters and culinary enthusiasts. Welcome to this grand fest known as Dawn Duality. Oh mio Dio, che è? Delicious host Dawn am about to reveal all the culinary secrets of this madcap tycoon game. Now, picture this. You are the boss of the vibrant restaurant empire, calling the shots in the thrilling underworld adventure. Your mission? To run the show with the style and cook up daring schemes that'll have even the toughest meatball quacking on its sauce. But hold on to your fedoras, ragazzi. Got some cards in the game that'll make you question your choices faster than a chef, pondering whenever pineapple belongs on pizza. When those questionable cards pop up, it's like adding an extra kick of spice to your lasagna. Things are about to get a whole lot crazier, my friends. Cioè, gestisci la cucina e sotto c'è un... The more criminal activities are done, the harder your suit gets. The police will be sneaking around like a seagull eyed for a seafood. Stay one step ahead of the boys in blue, my friends. You be the maestro of culinary and gangster empire, orchestrating a team, upgrading the trattoria, and ensuring the pasta keeps flowing. Just remember, not everyone can handle two chairs. Ah, ti portano pure Friends, are you prepared to mafiosi, ovviamente. for your cause? I was acting. Or was I? Advertise your joint, reel in the hungry crowd, and launder money you get from Che the gang. bello Laundry Money, infatti. Most unexpected Che surprise. bello i mafiosi italiani, che bello. Mio Dio. Greetings, valued employee. Welcome to the Ringo Corporation. It will be your job to sort samples. There is no need to question the samples. I have no doubts that you will give 110%. Ringo appreciates that a rested mind empowers the grind. It will be your job to sort samples. It is your duty to put your money back into the economy. It will be your job to sort samples. The samples are important, and as such, you are important. Put your money back into the economy. Economy. Rested mind, rested mind. There is no need to question the samples. Question the sample. Greetings, employees. I'm Vicky. And I'm Sam. We are Canteen, the developers of Corporation The Sorting Process, our upcoming dystopian narrative game. In Corporation you'll play as Max. Dystopian narrative game, immaginavo che tutto abbastanza manca, infatti. We love games that foster a sense of routine, and so built our world around the work, life, sleep cycle of the daily grind. Here's a breakdown of what that looks like. In your day job, you will sort samples. The quicker you organize them, the more money you will earn. But there's a catch. Your manager will change the rules and add complexity. We've tried to emulate the satisfaction of a job well done and the frustration of arbitrary tasks. You might be wondering what you'll do with all the money that you make. The Ringo desktop PC gives you access to the shopping catalog and pay-to-win games. Pay to win games. Oh mio Dio. Ah, è geniale. As you progress through each day, you will uncover the linear narrative through daily news, surveys, and state-designated chat companions. Along the journey, you will find a game world that responds to you in surprising ways. Sembra molto interessante il concept. When a group of rebels dissatisfied with the system invite you to question your place in the world and uncover the truth behind the samples. This is spoiler-free prologue for you to try on Steam. We can't wait for you to play Corporation. Thank you for watching. C'è un prova da provare su Steam. Sembra molto interessante.
Credo per please. In un certo senso è un concetto come quello, ma molto più ampliato. Meno di... cioè, è distopico questo. È interessante. È un Kingdom questo, ma che cazzo. Yo, did you see Crashlands 2? So excited, such great horror, and it looks like they really elevated the look and feel of their game from the previous game. Yeah, it's so Mi fa morire ogni volta Davide. So excited, lo dicono in una maniera più calma as a fan of the possibile. fighting game genre, I like what Yomi 2 is doing by elevating their game as well. I'm a FGC fan. I know you are. It's my world. For sure. Yomi 1 was really cool. And Perlomeno card fingi un game po'. I was gonna say it's delicious. You know what I'm saying? If you like those titles, make sure to wishlist them on our Steam event page. Pre-order them wherever they are available. Xbox, PlayStation, Nintendo. Show them some love by downloading the demo wherever they are available. Quick reminder that after the Guerrilla Collective showcase, stay tuned because we have our Publisher Spotlights showcase coming up next, where we are going to be showing you games from Tiny Build, Hype Train Digital, and Poi c'è anche un'altra Freedom cosettina dopo, va bene, games. ok, It also adesso. includes, like I said, more from Nova Lands, which is a really awesome game. I'm here for Mi va di vederlo dopo? I'm glad that you are. Thank you. Thanks for being here for the game. I love it. Okay, so we've shared games that are horrific, strategic, and downright hardcore. Now we're going to slow it down and get into our more creative, stylistic, and cozy bag to share some games where we get into all the feels as well Perché vogliono i as push city the builder, envelope of game design and artistic expression in ways they might not expect. Farm. I don't think they're ready. They are not ready, but we're going to get in and get cozy. Cozy, baby. Fai gli sticker e li vendi? Sticky business. Questi giochini però che palle che ora ogni gioco indie venga associato con la pixel art come se fosse la stessa cosa. Oh, è vero, per molti che è sta roba. Oh mio Dio. Guarda, a me piace la pixel art, Davide, però è abusata. Anche quando non ce n'è bisogno, ma viene semplicemente più facile. O più che facile, costa meno farla. Ma che è successo? Oh mio Dio! È un platform con una mano. Carina l'idea. Questo è un pixel art. Un po' creepy, però è carino.
vi siete mai chiesti la mano degli Adams se avesse un gioco tutto suo? Minchia. Non lo so, è così strano che mi ispira. Welcome to the world of a corgi's cozy hike. You play as this adorable corgi on an unforgettable vacation. Oh mio Dio, un corgi. Stumbled across Rusty. He wants to start an animal sanctuary and needs your help. In 3D un po' bruttino. Non mi piace, però siamo veramente saturi. Sì, vabbè. Assolutamente sì, di pixel art. Cioè, sembra... Già mi dà l'impressione di essere una short hike, ma col corgi. E con la telecamera alle spalle. What's that? A beach chair? Ugh, I can't resist the urge to relax for a little bit, take in the sun. There's a lot of Per questo mi ispira a zero, onestamente. You can find them all and relax, but we need to go now. You can find ancient corgi artifacts like this beautiful cape or my corgi claws to let you glide Io amo I corgi. up mountains. Once you're at the top, look around to find hidden secrets. Here's some ancient corgi butt power. The more you find, the higher you can climb. So let's look around and see what else we can see here. Sì, onestamente mi sembra letteralmente a short hike con un cane. Let's go see if we can get them. So we'll just glide our way down. Ooh. Now let's just climb up. Oh no, we don't have enough corgi butt power. We could find more, but let's find another way up. I've got an idea. Maybe we just need some fire. Sì, no, questo mi ispira a zero al contrario di short hike che mi è piaciuto molto. A short hike. And then we'll see what we can do. Let's be careful not to cause any corgi chaos around here, though. We don't want to burn anything. But let's see. Un gioco del 2004? Oh, ma pure meno, pure meno. Facciamo anche del 99 su Nintendo 64? He just needs a little boop, and then he'll be fine and La camera grip delle montagne. Now, if we go back to our animal sanctuary, we'll find that Treble made his way here, and he's enjoying living here. Let's give him a different bed. You can unlock decorations by recruiting volunteers for your sanctuary. Oh man, he really Sì, no, non mi ispira per niente. Ma che animazioni sono? Vabbè, è proprio... Guarda! Mi dispiace. Mi dispiace. A corgi cozy hike, ok, non hanno manco nascosto in qualche modo l'influenza, però va bene, non è un problema che assomiglia a short hike, però sembra davvero bruttino, onestamente. La short hike è un piccolo gioiellino, secondo me, questo, no? Providence Oaks. You probably already noticed it, but our beautiful little lake town is Pietro è anche male, esatto. And to answer the question that's on everyone's mind, yes, we will have a white Christmas. Il 23 dicembre dell'85, che succede? What are the chances it's December? The cold winds blowing through the mistletoe and stockings are floating above the fireplace. Che fa il postino? But here's the thing about Christmas. They say it don't mean nothing unless you got somebody else to share it with. Mail carrier Weiss. Hope you had a good one out there. Can't complain, Frank. Now it's just one more day till Christmas. And Meredith coming over. But I'm alone this Christmas. And I'll E be vai, è Natale dell'85. Next Season's Greetings, come di solito season. Sì, ma sto gioco non mi ha detto assolutamente niente. Mi dispiace, a parte che è Natale. Oh mio Dio. Ecco, vedi, almeno questo graficamente è più apprezzabile da vedere rispetto a quello del Corgi. Ed è palesemente un gioco del cazzo. Come fai casino. Può essere carino. Cioè, tipo quello della papera, non mi ricordo ora il nome.
Sì, il fatto che sia co-op è ancora meglio. Andate al Goose Game, grazie. No, grazie. Però vedi, graficamente è carino da vedere questo qua. Quello del Corgi è talmente anonimo. I'm here to tell you about something a little different. Welcome Cioè, to certe volte, allora, language learning. torniamo al A new discorso way dei to pixel master art. languages without even È realizing proprio bisogno it. della You pixel start on art. this big grayscale Ma la island risposta non è that un looks 3D really fatto in dull, quella dead, maniera. and lifeless. But then as you start to learn more words, color begins to sprout out from Mannaggia, various places. Villagers move back into the island to give you more quests or just Ah, dopo ci sarà ancora You roba di essentially go indie. around Volete che la picking up vediamo? items, playing minigames, and learn Fare roba di words in order publisher to di bring indie. color back to the world. Non Devolver, altri. Sanuki. Ma non ho capito che fai. Haburashi. If you want to learn a new language but are tired of boring textbooks and 100-day streaks, then you need Quindi to check impari le out lingue con sta Downtown cosa, Language no? Learning. The game features over 1,000 of the most common words and phrases you need to master, and you can learn all the major languages. È carino perché puoi imparare le Japanese, lingue con Korean, sta cosa. Spanish, and more. Once you've learned some new words, you'll gain access to a ton of minigames to test your learning. Ah, ok, ora ho capito. Ti dicono la parola nella lingua nativa e tu devi capire di che cosa si sta parlando. Free of the fear of messing up or getting embarrassed. Questo gioco non lo prende nessuno e se lo prende qualcuno dopo mezz'ora. Sono anche convinto di questo, hai ragione. Toletto Paper. Tatami. Downtown is available to wishlist. Ma poi che right cazzo now vuol dire on toiletto Steam, paper? and È it's sempre releasing toilet this summer paper, with cioè console in versions inglese. out in È solo late storpiato in giapponese. Immagino. Ecco, questo è carino da vedere. Il protagonista ha uno stile molto carino da vedere. Minimale, però carino. Pure questa è una rana, hai visto? Quindi per Tony Hawk. Più bene. Però sono divertente anche se poco originale. Sì, ma infatti. E lo stile per me è azzeccato bene. Minimale low poly pure questo, però più carino da vedere. Con uno stile più interessante, più simpatico da vedere. Non è un gioco che giocherei onestamente, ma per i miei gusti. Se faccio il gioco per telefono, vabbè. Un po' sì. Those games Forse esce anche per look telefono. so fun and cozy, very inspiring. Who wouldn't want to Capito, go questi skating giochi with your sono fun homie e cozy. Ollie the Frog, or thumb your way through some ridiculous shenanigans with Super Adventure Hand? It looks like those classic N64 GameCube style games. Word. And the update to Lake looks super serene and peaceful. I just want to put on my mailman or Tipo nemmeno visti i trailer, no. Male person outfit and deliver packages. So Vedi, definitely sto qua check detto, out questo those qua fa il games postino on ed è Steam, Natale. wishlist them, follow the developers and Ma non ho support capito niente all the guardando il work they put trailer. their Cioè, hearts into. il punto. Definitely support those devs. Keeping with the pace from the last segment, we are going to get into some narrative, story-driven games, starting with an adventure puzzle game that is Story charming driven games, as it aspetta. is Qua beautiful, storia and get che into some driva. cyberpunk noir with an update from the team developing Nivalis. Let's go.
bringing a basket of baked goods to my family. She's not doing any of the things we told her to do. We couldn't have been more clear. She's supposed to be enforcing martial law. You're sending me to jail? I'm a children's birthday party magician. Increasing my sphere of influence. The princess goes missing, and all of a sudden there's a no goblins order? I forget what I told her to do, but I think it involved somebody's pet. I confess, I was smuggling illegal pixie dust inside the dead cat. How do we get it through her thick skull that she's supposed to be listening to Essa vicino a altre conferenze in cui noi il sito che uso ogni anno per tenere traccia delle uscite dei giochi annunciati. Bene, bene, bravo. Who the hell is that? Okay, well, you got this. Ecco, questo sembra un po' alla Papers, Please, nel senso che devi giudicare le persone di volta in volta che passano. I know you couldn't resist the Vabbè, poi vai in chance giro to e fai place an cose. illegal sports bet with your old pal Fredo. Welcome to Garby's Emporium of Wonder. I did not slay 90 ballerinas to be denied entry by some freckle-faced babe. I don't want to be rude, but you seem, well, pretty baked. Absolutely. Oh, wait, you're Questo video per raggiungere Blina che l'estetica è carina, sì. Yes? Why? And that's all for us here today. Please help control the pet population. Have your gargoyles spayed or neutered. So long, everybody! It all starts and ends with a girl, too small and inadequate for that world of ash, tar, and coal where she was born. Il creatore di Remothered? Luckily, even if that place turned out to be very hostile for her, there she met Carol, until... Quanto Disney, tanto Disney. A Disney di un tempo, ovviamente. Bite with Carol, sì, ma non è che abbia ben capito. È interessante da vedere il trailer, però devo vedere che ne viene fuori. Ah, è su Steam, quindi magari si vede qualcosa su Steam. Avoid Hawk. Gioca la demo il 19 giugno. Non mi dispiace, però non è che abbia ben capito. Deve ancora uscire DLC di Katana Zero. Minchia! Ancora deve uscire. A sto punto esce un gioco intero, non esce un... Non esce più, esce Katana Zero 2 a sto punto. Fanno come Silksong, doveva uscire Silksong come DLC, alla fine non è più un DLC ma è un gioco intero. E scompare poi.
Trick Double Blind is a non-linear detective game set in a 1950s traveling circus. In this game, players will have to solve the mysterious murder of the star magician before the circus has to leave town by the end of the day. All the evidence and witness will be gone. As we say in the game, it's like a Cinderella story, but instead of chasing a princess, we are chasing a murderer. Un gioco investigativo, ok. The idea of setting the story in a vintage circus came to us because we felt like it gave us a unique aesthetic. It will help us design memorable characters because they each have their own role related to. Non mi dispiace lo stile di disegno, onestamente. And also, our characters have their own color scheme to go with their personalities and also their own background stories. In this game, you will play as two different characters: a detective that has been hired to Giochi due personaggi? murder, and a new magician who has come to replace the amazing Hattie. The player will have to switch between these two perspectives to eventually piece things together and come to a conclusion. In this game, we have a system what we call collection Oggetti, system. c'erano delle azioni prima. Or item you collected, you can use them either to inquire or to contradict. What I love about Contradict. this mechanic is the non-linearity of it. Okay. The story doesn't soft lock you until you find the right problem, so you are free to spot your own contradictions. And Io scherzavo, ma qualcuno fa la SIL sto mese? and when, Hanno rubato il format a Poli? response. So each Buonasera. journey will be very different. The story moves forward based on what we call action points. Sì. So for example, investigating, Che cazzo? inquiring, or contradicting Scusa, la have SIL all chi è? lost action points. So once your AP runs out, this turn will end and you will switch characters and the game will move forward to the next round. So you might want to think strategically about which questions you want to ask. Shai Nico? Non ho idea di chi sia. Manco tu, a posto. Ma sempre italiano? O italiana, non lo so. Detective game lovers will enjoy the mystery and enjoy solving the case in your own ways. We also hope you might like meeting these characters that we've come to care for so much. Spero che siano doppiati per i personaggi. Sì, ok. E Pill ha commentato la cosa? Che ha detto? Pill, vabbè, Poli. Che ha detto? Ha detto pagami i diritti. Che è questo? Che bello, posso fumare in pixel art. Ho fatto fare il logo della SIL al suo grafico per il meme. Ci sta. Ti ammazzano pure per essere in pixel art. 3 minutes to wait. Sembra carina l'idea però. Altri giochi in pixel art che aspetto da molti anni, te lo ricordi della Slide? Un po' così. Sembrava figo. Il punto è che certe volte spariscono nel nulla. E tu te lo ricordi, non è pixel art, ma tu te lo ricordi Little Devil Inside? Annunciato nel 2015. Sparito nel nulla. Mostrato tipo forse 3 anni fa, se non sbaglio, a Ray, ed è sparito di nuovo nel nulla. Nel frattempo gli hanno fottuto l'idea un sacco di giochi. Figo questo. They all have their life, and we want their animations to be as true to life as possible. Besides capturing the body movement, we also capture props like umbrellas, trays, meals, fishing rods, kitchen appliances, as well as how the characters interact with chairs, tables, bars. Hanno fatto a fare tutto in motion capture. Ma piglialo però, pesce! Nella SIL c'è Carmini
Carminel, non ho idea di chi sia, ti giuro, io non conosco quasi nessuno. Ma i giochi sono gli stessi. O almeno i giochi li hanno cambiati. Our motion capture allows us to form more complex interactions Esatto, with tu characters calabrese. as you make friends, enemies, compete with Tanto farla come rivals, pixel art forge più prima business persona. partnerships, or maybe even Qui più che pixel art è low poly stilizzato tipo. intrigue and mystery. Thank you for joining Devo me dire on che è this carino, tour sembra carino. behind the scenes. You can wishlist Nivalis now. Sempre on per Steam, gold, ok, gli hanno proprio Epic, fottuto il format totale, ok, capito. So, Justin, Yeah. Yeah, Jay. Resident I bet Evil, gli you stessi didn't know punti e le what was stesse about to regole. pop off Bello. next. I definitely È arrivata la did not. competizione What per is Poli. that? What is popping on? I don't know if you're ready for it. You got me in anticipation mode. It's time for the final free key grab! Oh my god! Final Everybody grab your picture-taking apparatus, or apparati, Allora, and snap a ragazzi, picture of prendete. the QR code Allora, on your ragazzi, screen prendete. for an op to grab your Scansiona, keys. corre col. It's time for the final free key game drop. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Get your opportunity. Don't let your ops get the opportunity to grab those Mamma mia. keys. And to match that energy, Voglio vedere che cazzo mi danno. we're going to cap things off with the GC23. We're turning the Se dial up vinco, to 10, ovviamente. getting into some action adventure Forse titles. sono l'unico that will coglione che push sta your facendo sta fun all roba, the way però lo back and blow your facciamo. slides off your heels. We have a few big exclusives, including a new Grime reveal and a cuddly Carnage-style update Post, fatto. from a GC alum. Let's go. E chi potrebbe battere uno streamer chiamato Carminiello? Cristo santo. Che sta facendo questo? Ah, ok, penso che stesse ammazzando. Ma è uno che scappa ed è un furry. È un furry in pixel art che scappa e mena gli altri. E c'è tanto sangue. Bello il gameplay, mi ispira. Furry Zero. Non è sulla scrivania. Ecco qua. Questo stavo facendo il gioco in questi anni e stavo facendo un altro. Heart Abyss. Purizzino. Madonna. Carminiello, madonna santa, che cazzo che è? Allora, abbiamo l'I Cap. Ecco, questo non è in pixel art. Questo è caruccio da vedere. La serie mi ricorda i giochi della Kinder Ferrero, un po' così. Però meglio, però meglio. Però guarda un po' lento il tipo. Ha pure nello spazio, dai. Pure Space Invaders. Promenade. Coming to consoles. PC no? Oh. Cos'è questo? Is this pixel art? No, non sembra. La presentazione è figa, vediamo cosa succede. No, questo è il trailer per me. Sembra un Pizza of Persia. Sembra figo.
Mi ispira. Nocturnal. Ah, è available adesso, proprio in questo esatto momento ovunque. Correte a comprarlo. Gatin Legendary Hero of Panzer. Ah, è un picchiaduro. Ok. È in alfa, c'era scritto che era in alfa e stava ancora lavorando, quindi vabbè, ok, si vede tantissimo. Però lo stile non mi piace. Hanno coraggio a fare dei picchiaduro indie, gioco di mesi di non in poi. E ne fanno tanti di picchiaduro indie, sai? Cioè, comunque, a parte i più famosi, Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken, ormai tutti gli altri sono mezzi morti o morti. È bruttino, sì. È davvero bruttino da guardare. Capisco che è in alfa, quindi sarà migliorato, però lo fa una brutta impressione. E i FPS Arena non credo esistano più nel mainstream. Doveva emergere Quake Arena, ma è morto pure Quake Arena. Quake Champions. Ah, ci faranno ancora i tornei? Ok, non lo sapevo. Pensa tu. Ma c'è pure Ultimate Arena di Zeb. Esiste ancora? È ancora vivo? Non dico Zeb, dico Ultimate Arena. Il gioco nel boom è ormai in confronto agli zoomerini di CSGO, Dota, beh sì. Si può andare questi sviluppatori a coltivare per favore. Questo qua sembra carino. Aurostile. Peccato è che il gatto qualunque cosa faccia sembra scazzato. Cioè, è monoespressivo sto gatto. Cioè, sembra per chi me lo fa fare. Crypt Custodian. Ancora Furry. Oh mio Dio, a parte che è bruttissima l'animazione del gatto, madonna. Ma è un gatto che fa skateboard e combatte i mostri. Ma che cazzo topponi demoniaci? Ah, il crack? Eh sì, mi sa che si sono fatti un po' di crack. Non mi piace. Magari se ne facevate giusto un gioco di skate con gli ostacoli e tutto il resto poteva... mi sembrava più carino. Però le animazioni del gatto, madonna. Non so di H/Slash c'è un'offerta di MC5, eh? Ma allora let's go. Mi chiudono le mani. Le hai giocati gli altri? Allora, non devi aver giocato gli altri per forza, puoi anche godertelo come action e basta. Però non capirei un cazzo della storia. Hai altre robe in backlog? Eh sì, quello è il problema maggiore. Quindi piccati le mani, vedi come se... A comprare roba, sì. Comunque è bruttino. Non mi piace per niente.
Hai preso una bombando dei Metroidvania, è vero, me l'avevi detto. Bisogna fermarsi ogni tanto, è inutile spendere soldi se poi non ci puoi dedicare tempo. O Grime? Ma è già uscito Grime, che è un DLC? Pre-DLC di Grime, lo devo ancora giocare. È un Metroidvania top. Ma è una mia impressione, ossia AAA, budget, indie. Molti giochi i menu non li sanno più fare. I menu nei giochi sono peggiorati un sacco da qualche anno a questa parte. Poi poco. Ah, si picchiano i kaiju qua. Ok, non solo i kaiju, ma anche robottoni tipo Megazord, Ultraman, queste cose così. Ma se il gioco più nuovo che hai fatto è Red Dead Redemption 2. No, è God of War Ragnarok, che è uscito l'anno scorso. È il gioco quest'anno. No, non l'ho giocato. Come c'è resta? Yo, Corrupt is looking right. The whole fighting game season is gonna be right. The Dawn of the Monsters DLC looks super crazy. È super crazy. E vedi quanto è eccitata lei, è super crazy. Come prima che diceva che era tutta in fermento. È successo. Such a long way as a big fan of Grime, which has been doing those numbers. I know this game is going to be blowing up. That's our show, everybody. So many great games and creative vision. Thanks for watching and supporting the games, devs, Minchia, alla fine è durato 2 ore. the development culture in general. Be sure to check out the events page on Steam, where you can learn more about all of the up and coming games on the show, play some of the demos, wish list the games that you'd like to get notified about when they're available. Definitely show them some love through wish listing. It helps. Be sure to stay tuned for the Guerrilla Collective Publisher Spotlights coming up next. C'è il Publisher Spotlight tra poco. Hype Train Digital, Tiny Build. Lo volete vedere? Will be showing their latest wares and situations. Magari c'è roba carina in più che non fanno vedere. If you're in LA